Oggi prepareremo un piatto unico, ma un piatto di quelli proprio che ci fa uscire da casa col sorriso. Quindi basta tristezza, sorriso, belli, allegri. Faremo una pasta e patate alla napoletana, quella azzeccata, quella con la provola. Abbiamo la pasta di Gragnano, assolutamente qua ci vuole. Poi abbiamo la provola, quella di Agerola, sedano, carote, cipollotto fresco, a me piace il cipollotto fresco, la patata gialla, rosmarino, pancetta tesa, e grana padano, aglio, i pomodori quelli che piacciono a noi, quello del pendolo, e olio extravergine d'oliva. Iniziamo subito con che cosa? Con la patata. Quindi pegliamo prima la patata, quindi patata buona, gialla, io consiglierei la patata gialla. E puliamo la patata, una volta pelata, quindi con il pelapatate, quello che usiamo sempre, da 1,50 euro, fantastico, tagliamo a fette. Allora, a fette bisogna fare i quadratini, i cubetti. Io direi la grandezza giusta è questa qui, guardate, Poi sarà un centimetro per un centimetro. Facciamo così, mettiamo così e taglio. Non saranno tutte quante precise, però che capita? Che i pezzetti più piccoli che si scioglieranno nella pasta e patate, fa una cremetta, la cremetta piace a tutti, ragazzi, Poi li mettiamo in acqua così non si ossidano, ecco qui, e proseguo con gli altri pezzi. Mi raccomando, ragazzi, sulle patate, ve l'ho detto più di una volta, compriamo le patate, andiamocela a scegliere, e delle volte scegliamo solamente quelle più pulite, invece noi dobbiamo scegliere le patate migliori, più buone, e in Italia ce ne abbiamo di tante disaporite, Avezzano, Viterbo, la Calabria, quella patata della Sila, ci abbiamo di tutto e di più, ci abbiamo il mondo, noi siamo proprietari del mondo. Poi passiamo alla carota e al sedano. Pelo la carota, con la carota e il sedano, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il fondo, quindi deve essere abbastanza piccolo, quindi taglio a pezzettini così, guardate, così, quindi a striscioline prima, e vado così, piccolo 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 piccolo, si deve quasi sciogliere, però se si vedono quei puntini sono belli, quei puntini arancioni all'interno della minestra. Incominciamo a mettere tutto dentro alla pentola, ecco la carota. Passiamo al sedano, sempre lo stesso discorso. Io levo le fibre, soprattutto quando è la costa esterna della pianta di sedano, ha tutti questi filamenti. Ecco qua. Sentite musichetta, la musica poi ce l'abbiamo sempre bella qua a Casa Mariola. Vado lo stesso, taglio a pezzettini, a striscioline, scusate, e taglio piccolo 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 piccolo. Aggiungo anche questa. Perfetto. Cipollotto. Allora, io uso il cipollotto, voi se volete usare una cipolla bianca, una cipolla ramata, fate pure. A me piace questo gusto del cipollotto fresco. Mettiamo qua, taglio a metà, poi faccio così, fatelo sparire perché sempre ci sta qualcuno, a me non mi piace la cipolla, che faccio? Vai a casa tua, che stiamo da fare? No, scherzo, trattiamo tutti bene. Però occhio, non vede qua non duole, fate tutto piccoletto, non si vede niente, poi tanto è buona, quando è buona poi non dice più niente nessuno, se c'è l'aglio, la cipolla, non vi preoccupate. Così, l'olio abbondante ci va, l'olio mi raccomando, quello buono, ormai lo sapete, non vi voglio vedere che correte andare all'offerta a 3 euro al litro, ma che olio vi danno? Extravergine, che vi danno? Ma non una bottiglia, solo quello è vero vi danno. Adesso facciamo partire piano piano, facciamo rosolare bene le verdure, quindi paletta, giriamo. Adesso qui facoltativo, ma l'aglio ci va o non ci va? Io ce lo metto, bella di papà, devo dare la camicetta, ecco qua, lo metto qui, così dà un po' di gusto e sapore. Allora, qua per essere veramente bravi, qua ci va, questa ci va, pancetta tesa. Allora, nella ricetta proprio quella tradizionale nomina la pancetta tesa affumicata, io sto tagliando un po' più sottile, ecco qua. Io invece ho usato una pancetta tesa normale, pepata, vado così, taglio così piccolo piccolo piccolo, pure questa non la fate vedere, non la fate vedere che incomincia a dire no, tutto sto grasso non lo posso mangiare.
non è per te sta pasta allora. Piatto unico, ci resta tutto, ci resta. E questo ragazzi, cos'è che fa? Dà un gusto, questo dà un gusto spettacolare. Facciamo ben insaporire così il tutto, vedete? L'aglio sta sempre lì, tenevo sotto controllo, eccolo qua, non lo fate scappare. A questo punto aggiungo la patata, vado così, mescolata. Questo è il momento che patate, sedano, la pancetta devono tutte quante prendere lo stesso gusto. Ecco qui. Attenzione, girate bene con una bella panetta che stacca dal fondo. Vedete come è fatto il bordo? Io vado così e posso ben staccare tutto. Lo tolgo l'aglio, se no poi ce lo dimentichiamo. Questo l'aerosol di questo bisogna fare, questo da apre i polmoni. Questo è il momento importante per fare la pasta e patate, la coccolate un pochetto, vedete piano piano qualcosa sta accadendo, si sta cominciando ad attaccare. Allora io che faccio? Aggiungo l'acqua delle patate fino a coprirle, così piano piano. Poi casomai ne aggiungo altre, intanto metto questa qui perché voglio una patata gustosa, voglio una pasta gustosa. Se metto tanta acqua tutte insieme diventa la patata bollita, se vuoi mangiare la patata bollita, giusto che stai male. Nel frattempo che faccio? Taglio la coccia del parmigiano, poi gratto, leviamo tutta quanta questa parte scura. Ho un buon grana 24 mesi, ho un buon parmigiano reggiano 24 mesi, fate voi, anche se ho i miei dubbi sulla ricetta proprio quella vecchia, antica di questa pasta e patate. C'era il parmigiano, perché in Campania non c'era il parmigiano, sicuramente c'era qualche altro formaggio, però noi italiani ci piace cambiare cose. Perché pulisco bene, gratto bene la buccia? Per quale motivo? Perché qui ci si ferma tutta quanta la sporcizia, la polvere, le mosche, quelli che fanno così con la manina, quindi togliamo tutta quanta la parte scura, vedete, la gratto bene bene, poi taglio la buccia in questa maniera, a dadini, così capita un po' a tutti, questi sono zuccheri d'orzo come dicevano padre, e danno anche gusto, è il nostro dato insieme alla pancetta, date il pancetta, eccolo qua. Adesso qualcuno dirà, ma il pomodoro non ce lo metti? Allora, normalmente che succede? Andrebbe il pomodoro, il concentrato o un pomodoro fresco. Dato che siamo in inverno, noi usiamo il pomodoro, quello da campano, il pomodoro del pendolo, eccolo qua, ne stacchiamo 4, lavato, lo taglio a metà, così colorerà leggermente la nostra pasta e patate, guardate che meraviglia. Lo schiaccio un pochettino pure, eccolo qua. Che profumo che hanno questi pomodori. Intanto mi preparo la prova affumicata. Allora, qui grande tradizione del fior di latte, dei monti lattari, strepitosi, fanno fior di latte sia bianco che la provola è eccezionale, ma perché? Per il latte. E poi guardate qui dentro, è bella asciutta, guardate, proprio per l'utilizzo in cucina, guardate quanto è asciutta, sentiamo però se è buona, delicato, giusto a fumicatura. Andiamo per un pezzetto alla camera 1, va, dai. Taglia a dadini, mamma che buono, che buono, vai così, abbondante, non ci facciamo guardare. Piatto unico, vedete, si è leggermente colorata già con questi 6 pomodorini, guardate che hanno fatto. Allora adesso a questo punto aggiungo un altro po' di acqua, poi metto un po' di rosmarino, dimenticavo, alcuni mettono addirittura il basilico invece del rosmarino, quindi fate come vi sentite, liberi come sempre. Eccolo qua. Controlliamo la cottura della patata. Allora prendo quella più grande, una delle più grandi, vediamo un po'. Questa. È quasi pronta, c'ha un po' di anima. A questo punto che facciamo? Mettiamo un po' di sale.
mettiamo un po' di pepe. Ragazzi, un po' di pepe, che profumo, guardate che bellezza. Allora, se non avete questo tipo di pomodoro a casa, ok, comprate un po' di concentrato, di quello buono. Poi la pasta. Dici, ma che pasta vuoi usare? Stiamo in campagna, devo fare la pasta con la azzeccata, con la provola, che pasta vuoi usare? Quella di Gragnano, di GP, ok, che è fatta lì in quel territorio, con quell'acqua, l'acqua del parco regionale dei Monti Lattari, e solo con quell'acqua si può fare questa pasta, è eccezionale. Questa qua è una pasta mista, ok? È proprio quella classica per fare le minestre. Guardate che bella. Questa è una pasta trafilata a bronzo, ma che cosa cambia con la trafilatura a bronzo? Che la pasta è leggermente più ruvida, guardate, è più ruvida, non leggermente, è più ruvida, non è quella pasta che sembra di plastica, perché è trafilata con altre trafile, addirittura in teflon, guardate. Adesso, qua ci vogliono 12-13 minuti di cottura per la pasta. Ci vediamo tra 12-13 minuti di cottura? E certo sì, e intanto faccio il passo alla Michael Jackson. Ah, per me serve ancora un po' di acqua, poca a coprire, vai, così. E ci vediamo tra 10-12 minuti di cottura, non prima. Guardate dopo 8 minuti di cottura com'è, guardate che crema, guardate che spettacolo, non ho frullato niente, perché sennò diventava una colla. Spengo, aggiungo il grana, eccolo qua, abbastanza abbondante, abbastanza, poi la provola affumicata, abbondante, poi sempre nella stessa direzione incomincia a girare, guardate ragazzi, guardate, che roba ragazzi, questo è un godimento. Che spettacolo, sempre lo stesso verso, perché se facciamo la palla, invece così piano piano si scioglie, piano piano, vedete? Mamma mia ragazzi, così piano piano, che roba ragazzi, stupendo. Si è quasi completamente sciolta tutta la provola, vedete? E adesso che faccio? Metto il coperchio, stavolta non mi fregate, ci vediamo fra 3-5 minuti per l'assaggio. Piatto, qua ci vuole la scodella. Controlliamo, sai, non mi fido mai che dovesse accadere qualcosa. Continuo a girare un pochettino, perché questa qua, perché lo lasciano un po' soffermare così, lascia riposare, perché diventa, mamma mia, mi stai a sfidare, mo l'assaggio, perché diventa ancora più buono. Grazie a Giovanni che mi ha dato la mozzarella, la provola, scusa, che è il mio fornitore di fiducia campano. Mamma mia, è buona. Li metto dentro così, un paio di minuti e pronto. Mamma mia, è buona. Sarà abbastanza azzeccata? Vediamo un po'. Mamma mia ragazzi, facciamo così, so facciamo un casino. Oddio mio, bella. Guardate qua, mamma mia, che bontà. Guardate che spettacolo ragazzi, bella fitta così, appena appena, così, senza rovinare niente, così, vai, così, poi rosmarino, un filo d'olio buono. Ragazzi, siete arrabbiati? Siete un po' così, umore così, questa è la pasta giusta. Allora, l'affumicato è giusto, la pasta ha mantenuto il dente, veramente fantastica questa pasta di liquori, la patata si è sciolta leggermente, è buona così. Ragazzi, con poco si possono fare grandi piatti. Viva l'Italia, viva tutti quanti noi, un abbraccio a tutti quanti, un bacio da casa Mariola. Mamma mia, quanto è buona.